tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi una sbarbata con pochissima barba, però va fatta perché è una sbarbata atta ad apprendere. Dall'ultimo video, praticamente quello in cui mi sono sbarbato con il Grifo e il Toscana Factory Lab, ci sono stati insomma vari commenti. Quello che ho trovato più non utile, però quello che mi ha, diciamo, acceso una lampadina forse è quello di Pierluigi Tirabassi. Ve lo leggo. Se posso permettermi di darti un consiglio, prima di riprendere in mano libera fai un paio di settimane di Chavette. Eccolo qui. Dove almeno escludi il fattore affilatura e ti concentri sulla tecnica. In effetti più di uno mi ha detto che secondo lui il rasoio non era affilato nella maniera corretta o quantomeno non era scoramellato nella maniera corretta. E quindi effettivamente togliamo una variabile. Ti vedo molto in difficoltà con la mano debole, che è la sinistra, e in molti punti sei scomodo a causa dell'ingrombo del manico che ti costringe ad un angolo della lama troppo accentuato che aumenta esponenzialmente il rischio di taglio. Prova così: guancia destra, guancia sinistra, mano sinistra. Movimenti dall'alto alla mascella, niente traversi. Da qui in poi solo utilizzo mano destra. Quando radi la parte destra del volto e tieni il rasoio in maniera tradizionale. Quando vai sulla parte sinistra, ruoti il manico in linea con il rasoio e diventa praticamente uno shibumi. Ora io su questa cosa non avevo capito, gli ho chiesto un chiarimento e lui mi ha chiesto: ti consiglio guancia sinistra, mano sinistra, perché è l'unica parte del viso dove vale la pena fare lo sforzo di usare la mano debole per fare lavorare il rasoio correttamente, senza ricorrere a contorsionismi del polso usando la mano destra, che ti limitano moltissimo nella scelta dell'angolo della lama e rendono il passaggio veramente scomodo. Vero, anche se poi in effetti nelle varie prove che ho fatto proprio quei contorsionismi li ho trovati più comodi, però ci sta, nel senso che io sbagli, no? Chiaramente. Quindi è meglio lavorare in maniera simmetrica se uso la guancia destra e quella sinistra, alternando la mano. Più sei comodo e naturale nei movimenti, maggiore è la libertà di scelta dell'angolo della lama, minore è la possibilità di tagliarsi e ritarsi, e soprattutto, fatta l'abitudine alla sensazione della lama direttamente sulla pelle, puoi iniziare a dosare un po' di più con l'angolo della lama, fino a ottenere sbarbate piacevolissime, profondissime e senza irritazioni. Per il resto del viso ti consiglio l'uso della mano dominante, perché hai più sensibilità e controllo dei movimenti. Se poi riesci anche con la mano sinistra, ben venga. Quindi, intanto ringrazio lui per essersi preso questi minuti per scrivermi e per darmi un consiglio, e ringrazio tutti quelli che lo hanno fatto, no? A prescindere da quale sia stato il consiglio. Comunque, mano destra, lo teniamo come va tenuto. Guancia sinistra, mano sinistra, lo teniamo come va tenuto, andiamo verso giù. Poi però lui mi ha consigliato anche di fare questo, di metterlo così, che non so come possa andare. Sicuramente per qua sotto può andare meglio. Comunque ci proviamo, adesso provo e mi aspetto che mi correggiate. Il rasoio ci ho già messo la lama, che nella fattispecie è una mezza Gillette Nasette. Qui c'è la mezza lama che è rimasta e questo è il... E per la sbarbata stasera andiamo di italiano totale. Quindi proraso e non poteva mancare il pennello proraso, cioè oggi proprio da barbiere la questione. Ovviamente, come sempre, parlando l'acqua si congela nei tubi. Oggi ragazzi, asciugamanino rosa con le apine, che mi è costato già parecchie prese in giro. C'ho questo, questo è, ragazzi, devo fare un pochino d'acqua qua sul sapone e iniziamo ad andare di
La barba è di 1 giorno e mezzo. Non è lunghissima, 2 giorni anzi, dai, quasi 2 giorni. Non è lunghissima, però diciamo che forse effettivamente in questa settimana farò così. Mi farò una sbarbata oggi, una me la farò mercoledì, che poi è quella che vedete, la vedrete, anzi no, mercoledì no, perché sennò faccio casino. Perché questa sbarbata uscirà questo venerdì. Mercoledì faccio la live, quindi sarebbe la seconda sbarbata così. E non va bene. Mercoledì mi sbarbo normale. Mercoledì mi sbarbo normale. E poi dopo riutilizzo in mano libera. Facciamo così. Il proraso, detto anche verdone, come lo chiama Ciprian. Ciao Ciprian, spero che tu stia guardando questo video, in un certo qual modo è dedicato anche a te. Tra l'altro Ciprian, se mi stai guardando, sappi che ti ho chiesto l'amicizia su Facebook e niente, contattami dai, che facciamo 2 chiacchiere. Cominciamo a buttare il sapone sulla maglietta. Ma può essere che le magliette mi durano massimo 1 barba e mezza, forse 2. Può essere sta cosa. Direi che ci siamo.
questa parte il casino è guardarsi. Sì, ragazzi, c'ha ragione, mi trovo davvero scomodo. Davvero, davvero scomodo. Cioè, mi troverei meglio a fare così. Scusate se mi metto un pochino di lato, ma così mi vedo anche nello specchio, no? Taglietto qui sotto. Allora, lui suggeriva niente traversi e lo comprendo come suggerimento, però io credo che nella fase in cui ancora devo apprendere bene a far lavorare il rasoio da solo senza applicare troppa pressione, eccetera, eccetera, forse un pochino di gioco di traverso mi aiuta. Eh?
specialmente in questa parte qua dove con la prima passata non riesco né con lo sciavette né con il mano libera a ottenere un risultato. Soddisfacente. Allora, non è facile, eh? Io qui vi giuro che mi impegno, però non sempre riesco nell'intento. La seconda volta mi taglio qui, eh? Sbarbata, ragazzi, da ste parti assolutamente non soddisfacente, ma è la colpa mia, eh? Mi sono tagliato qua, mi sono tagliato qua sotto, e che qui è un disastro. Ma si dice chi la dura la vince, no?
matitina emostatica, perché qui minchia come brucia. Vabbè, la sbarbata non è che è soddisfacente, però effettivamente in determinate posizioni sono andato più comodo, specialmente con il rasoio tenuto con manico dritto. E riguardo alla mano sinistra, non gliela faccio proprio. Cioè, devo insistere, insisterò, ma lo trovo veramente una cosa complicata. D'altra parte, se ci sono le persone destre e sinistre, no? Perché... Vabbè. Dopo barba, profumi di Napoli, fluido idratante dopo barba. È un dopo barba in crema, chiaramente, che quindi ha lo scopo di lenire, non di fare da astringente. Va bene. Signori, fatemi la cortesia di commentare qui sotto, di modo che io possa continuare a migliorare, a ottenere sbarbate con chavette / mano libera sempre più piacevoli, ma soprattutto sempre più efficaci. Io diciamo che ho fatto una sbarbata che non è insoddisfacente, ma non è nemmeno ai livelli che desidererei. Probabilmente è tipo le sbarbate che facevo all'inizio con i Dual Edge, no? Un po' così. Vabbè, però per oggi è andata e dopodomani ci riproviamo, tra 3 giorni ci riproviamo. Benissimo ragazzi, io direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!